Ciao a tutti! Oggi faremo un tutorial per fare questa presina a forma di grembiule. Serviranno pochissime cose, due pezzettini di stoffa, una passamaneria, che può essere anche un merletto oppure appunto una serpentina, due bottoncini e un pezzettino o di sbiego oppure di fettuccia. Come potete vedere io ho utilizzato dei ritagli di stoffa, piccoli ritagli di stoffa, e poi ho cercato appunto di abbellire con questa serpentina questi due bottoncini a forma di cuore e poi qui ho utilizzato lo sbiego piegato più volte. Per poter fare questa presina avrete un cartamodello che metterò qui sopra e sarà scaricabile cliccando appunto il link. Questo cartamodello non ha margini di cucitura, quindi andranno calcolati i margini intorno e nel caso vogliate farla appunto con due stoffe dovremo calcolare 1 centimetro più sia qui che qui per unire le due stoffe. Come ho detto prima serviranno dei bottoncini decorati, io utilizzerò una serpentina di colore rosso e una fettuccia che piegherò in doppio, sempre rossa, e queste qui saranno le mie due stoffe. Ora mettiamoci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche. Resterete così aggiornati per le prossime uscite dei video tutorial. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Per fare questo lavoro quindi avremo bisogno di due pezzi di stoffa per la parte superiore di 10 x 18 cm, due pezzi di stoffa per la parte inferiore di 12 x 18 cm, due pezzi da 20 cm x 20 cm di imbottitura, in questo caso è quella proprio termica, quindi adatta per fare questi lavori di presine, guanti da forno, eccetera, 20 cm di pizzo, merletto o serpentina, 20 cm di sbiego oppure fettuccia e due bottoncini più o meno di 1 centimetro.
Bene, ho terminato la mia presina a forma di grembiule, io la trovo veramente carinissima. Ho attaccato appunto i bottoncini e qui ho optato per dei bottoncini classici, semplici, quelli diciamo tondi, mentre invece appunto in queste qui ho messo questi qui a forma di cuore e anche qui, quindi a secondo di a chi volete regalarla, anche perché è un ottimo regalo secondo me sia per la festa della mamma che per la festa dei nonni. Magari se la regalate a un nonno sarebbe opportuno cambiare la fantasia della stoffa, però insomma anche per una nonna è molto carina come pensierino, diciamo. Ricordatevi di scaricare il cartamodello qui sopra, dove troverete appunto il link diretto per poterlo scaricare. Il cartamodello appunto sarà composto da questa parannanza qui che vi serve appunto per fare la sagoma come avete visto nel tutorial, e poi dalle misure appunto che vi ho dato di tutti quanti i pezzi. Come avete visto vanno benissimo dei ritagli di stoffa con pochissimo, secondo me è un regalo carinissimo, anche perché potete abbinarci tranquillamente uno strofinaccio, un canovaccio, e magari facendo degli inserti proprio con le stoffine che abbiamo già utilizzato nella presina. Potete abbinarlo, non lo so, a un copriforno, a una qualsiasi cosa. Trovo questa idea veramente originale e molto molto carina. A me non resta che salutarvi quindi e rimandarvi al prossimo video, ma vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un like e soprattutto di condividere il video. Nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo piccolissimo tutorial. Ciao!